In un nostro video recente sui miti della storia abbiamo sfiorato un argomento davvero incredibile. Uno di quelli che a prima vista sembrano secondari, ma che in realtà hanno cambiato il corso della storia molto più di quanto immaginiamo. Parliamo di qualcosa che ha contribuito a provocare carestie devastanti, epidemie, guerre, crisi politiche e persino il declino di grandi potenze europee. Un fenomeno che ha indebolito il Sacro Romano Impero, ha messo in ginocchio la Svezia e, in modo piuttosto sorprendente, potrebbe perfino aver favorito l'età d'oro della pirateria. Ma com'è possibile che eventi così diversi tra loro abbiano tutti un legame? Mettetevi comodi perché oggi parliamo della piccola era glaciale. E fidatevi, più si va avanti, più questa storia diventa assurda. Prima però c'è una cosa da dire. Quando si parla di storia succede spesso una cosa abbastanza curiosa. Se gli studiosi trovano qualcosa che non sanno spiegare bene, tendono a tirare fuori due grandi jolly. Il primo è: serviva per qualche rito religioso. Il secondo è colpa del clima. Ecco, sul clima a volte si esagera, ma altre volte invece non gli si dà abbastanza importanza. E la piccola era glaciale è proprio uno di quei casi in cui il clima ha avuto un impatto enorme, ma nei racconti storici tradizionali passa quasi in secondo piano. Per capirlo davvero facciamo un passo indietro. Di solito ci raccontano che i cosiddetti secoli bui del Medioevo furono un'epoca terribile. Povertà, ignoranza, fame, caos. Però quando si guardano meglio i dati, il quadro non è così semplice. Tra il V e il IX secolo, per esempio, la popolazione europea cresce. Le grandi carestie documentate non sono moltissime. Certo, ci sono crisi, guerre, epidemie, ma non quella continua sensazione di collasso totale che spesso immaginiamo. Adesso invece pensiamo a un altro periodo, molto più tardo, un periodo in cui la popolazione in molte aree d'Europa cala, le carestie si moltiplicano, le epidemie diventano frequenti, la gente si indebolisce, i raccolti falliscono e le guerre diventano sempre più distruttive. E allora viene da chiedersi: ma siamo sicuri che i veri secoli bui siano stati quelli medievali? Perché, a guardare bene, il periodo davvero durissimo arriva dopo. Ed è proprio qui che entra in scena la piccola era glaciale. Si tratta di una lunga fase di raffreddamento climatico che colpisce soprattutto l'Europa tra la fine del Medioevo e l'età moderna, con momenti particolarmente pesanti tra il 500 e il 700. E il problema non è solo che faceva freddo, il problema è tutto quello che quel freddo si portava dietro. Più freddo significava raccolti peggiori significavano fame. La fame indeboliva la popolazione. E una popolazione indebolita si ammalava più facilmente, reagiva peggio alle epidemie e diventava molto più fragile anche dal punto di vista sociale e politico. Insomma, non era solo una questione di temperatura, era un effetto domino gigantesco. Già all'inizio del 300 in Europa la situazione inizia a peggiorare seriamente. Gli inverni diventano più duri, la neve si fa più presente e in alcune zone dove prima certe condizioni erano rare, il clima cambia in modo evidente. E da lì si arriva a una delle prime grandi tragedie di questo periodo, la grande carestia del 1315 al 1317. Fu una catastrofe enorme. In moltissime regioni europee la gente semplicemente non aveva abbastanza da mangiare. Le piogge e il freddo rovinarono i raccolti. Il cibo cominciò a scarseggiare e la mortalità aumentò in modo drammatico. In alcune aree spariscono intere famiglie dai registri. Aumenta il numero degli orfani. In certe città la popolazione cala in maniera impressionante. Secondo molte stime, questa carestia uccise tra il 10 e il 15% della popolazione europea. E la cosa ancora più impressionante è che questo fu solo l'inizio, perché dopo arrivano anche la peste, le guerre, le crisi economiche, e il continente entra in una spirale da cui impiega secoli a riprendersi. A questo punto qualcuno potrebbe dire: va bene, però non è che tutto dipende dal clima. Ed è vero, la storia non funziona mai con una sola causa, però il clima, in questo caso, è stato uno dei grandi acceleratori della crisi. Ha peggiorato condizioni già difficili e ha reso più devastanti problemi che da soli erano già enormi. Poi, andando avanti nel tempo, si arriva a un'altra fase molto interessante. Tra 500 e 600 gli studiosi notano un ulteriore raffreddamento e parte di quello che sappiamo oggi arriva da fonti davvero affascinanti, come i ghiacci polari. Dentro quei ghiacci restano intrappolate minuscole bolle d'aria del passato e analizzandole si può capire com'era l'atmosfera di secoli fa.
Ed è proprio grazie a questi studi che si è visto come nel XVI secolo ci sia stato anche un calo della CO2. E qui la storia prende una piega ancora più sorprendente perché entra in gioco anche il continente americano. Prima dell'arrivo degli europei, le Americhe erano molto più popolate di quanto per tanto tempo si sia pensato. C'erano città grandi, territori coltivati, spazi abitati e trasformati dall'uomo su vasta scala. Poi arrivano guerra, conquista, violenza, ma soprattutto malattie. E in poco tempo la popolazione indigena crolla in modo spaventoso. Questo significa una cosa molto concreta. Enormi aree coltivate vengono abbandonate. La vegetazione ricomincia a crescere, le foreste si riprendono spazi immensi e assorbono più anidride carbonica. Secondo alcune ipotesi anche questo avrebbe contribuito ad accentuare il raffreddamento climatico. Quindi sì, il crollo demografico nelle Americhe potrebbe aver avuto effetti sul clima globale. E non è finita lì, perché in quel periodo si verifica anche una fase di bassa attività solare. Quindi si sommano più fattori, e il risultato è un'Europa ancora più fredda. Nel 600, in diverse regioni, le temperature scendono parecchio, i fiumi gelano, gli inverni diventano lunghissimi, il freddo condiziona la vita quotidiana in modo pesantissimo. Pensate al Tamigi ghiacciato, con vere e proprie fiere sul ghiaccio, oppure al Bosforo che in alcuni anni arrivò a gelare, o ancora alla Groenlandia, che tornò a essere molto meno vivibile. Ma la parte più importante è questa. Quando il clima peggiora così tanto, non cambia solo il paesaggio, cambia la società. In Russia, per esempio, i periodi di freddo estremo e i cattivi raccolti contribuirono ad aggravare le tensioni durante il periodo dei torbidi. Nell'Europa centrale, invece, il freddo, la fame e l'instabilità fecero da sfondo a uno dei conflitti più devastanti della storia del continente, la guerra dei 30 anni. Di solito questa guerra viene spiegata soprattutto come un conflitto religioso, ed è giusto perché la religione fu una componente fondamentale, ma non basta, perché quando una società è già esausta, affamata, impoverita e piena di tensioni, basta molto meno per far esplodere tutto. E infatti, nei decenni precedenti alla guerra, in molte zone si erano già accumulati cattivi raccolti, aumento dei prezzi e rivolte. La situazione era tesissima, così quando il conflitto scoppiò davvero trovò un terreno già completamente instabile. Il risultato fu devastante. Tra fame, guerra, malattie e distruzioni, vaste aree del mondo tedesco persero una parte enorme della loro popolazione e il Sacro Romano Impero uscì da quella crisi profondamente indebolito. Poi toccò anche alla Svezia, che all'epoca era una potenza importantissima in Europa. Anche lì il freddo, i cattivi raccolti e le difficoltà economiche si sommarono alle guerre, creando una miscela micidiale. La Finlandia subì perdite demografiche terribili, anche la Svezia soffrì pesantemente. E tutto questo contribuì al suo declino come grande potenza del nord. Ma forse una delle conseguenze più strane e affascinanti della piccola era glaciale riguarda i pirati. Sì, proprio i pirati, perché il loro periodo d'oro, più o meno tra il 1650 e il 1730, coincide in modo sorprendente con una fase particolare di raffreddamento e di bassa attività solare. Alcuni studiosi hanno cercato di capire se in quel periodo ci fossero stati cambiamenti anche nel comportamento delle tempeste atlantiche. E in certi studi è emersa un'ipotesi davvero curiosa. Per un certo intervallo di tempo, alcune rotte oceaniche potrebbero essere state relativamente meno colpite da grandi tempeste. Se le navi mercantili riuscivano a viaggiare più facilmente e con meno rischi, allora aumentava anche il traffico navale. E se aumentavano le navi, aumentavano pure le prede per i pirati. Capite quanto è incredibile? Un raffreddamento climatico capace di influenzare non solo agricoltura, guerre ed epidemie, ma perfino la storia della pirateria. A questo punto arriva una domanda quasi inevitabile. Perché, allora, questa lunga epoca di crisi viene spesso ricordata come il tempo del Rinascimento, del progresso e dell'inizio della modernità, mentre il Medioevo continua a essere raccontato come un'epoca oscura? La risposta è che l'immagine della storia viene costruita anche da chi la scrive, e molti intellettuali dell'età moderna avevano tutto l'interesse a descrivere il proprio tempo come una rinascita luminosa, contrapposta a un medioevo dipinto come barbaro, arretrato e cupo. In pratica, per esaltare il presente, si è finito per semplificare e screditare il passato. Ma quando si guardano i fatti concreti, fame, epidemie, crollo demografico, guerre, instabilità, la prospettiva cambia parecchio. E allora forse la vera domanda non è: il Medioevo è stato davvero buio?
ma piuttosto non è che i periodi più duri della storia europea siano arrivati molto dopo? Ed è proprio questo che rende la storia della piccola era glaciale così affascinante, perché ci mostra quanto il clima possa diventare una forza silenziosa ma potentissima, capace di cambiare il destino di imperi, popoli e intere civiltà. E più si guarda questa vicenda da vicino, più diventa chiaro che non stiamo parlando solo di freddo, neve e inverni lunghi. Stiamo parlando di un fenomeno che ha lasciato segni profondi nella politica, nell'economia, nella guerra, nelle migrazioni e nella vita quotidiana di milioni di persone. Insomma, molto più di una semplice curiosità climatica. Una delle chiavi più interessanti per leggere la storia europea sotto una luce completamente diversa. Grazie per aver seguito questo viaggio nella storia. A presto e al prossimo video.